Ciao a tutti, pace e illuminazione e bentornati sul canale La Via del Sutra del Loto, questo canale che ha più di 10.000 iscritti, un canale molto seguito dai discepoli del Sutra del Loto. Oggi, prima di cominciare con l'esegesi del capitolo 17, voglio chiederti una cortesia. Ho aperto il canale YouTube della Myokai, la mia scuola. È un canale che è molto seguito perché l'ho aperta adesso, c'è già più di 200 iscritti, ma volevo chiederti di iscriverti perché il canale della Myokai è un canale molto importante per voi buddisti. Perché? Perché io inserisco video, carico video sul buddismo, le spiegazioni delle quattro nobili verità, la spiegazione dell'ottuplice sentiero e di altre cose, no? È un canale destinato esclusivamente ai veri buddisti, a quelli che vogliono imparare veramente il buddismo. Un canale a cui io tengo tantissimo e quindi ti sto chiedendo iscriviti e seguilo e poi commenta nei commenti dei video che caricherò e mi fai sentire, mi fai capire che cosa ne pensi. Oggi parliamo del capitolo 17. Il capitolo 17 ci mette un po' di tranquillità, no? Perché ne veniamo dal capitolo 16. Il capitolo 16 è il centro del Sutra del Loto, no? La durata della vita del Buddha, il capitolo 16, il Buddha dice che non si è illuminato come la gente pensa, ma è sempre stato illuminato, quindi l'eternità del Buddha. Nel buddismo questo capitolo ha segnato l'inizio di una grande rivelazione del Sutra del Loto, perché la gente pensava che il Buddha fosse il Buddha storico, no? Nato e vissuto in India. Qua nel Sutra del Loto il Buddha dice qualcosa di incredibile, dice che è sempre esistito, c'è sempre stato, è sempre accanto a noi, no? Una visione che noi che ne veniamo dal cristianesimo potremmo dire una visione di Dio. Qua il Buddha dice io sono Dio, sono un qualcosa della nostra testa che tu potresti definire come Dio. E il capitolo 17 centra proprio la sua attenzione su questo e dice: chiunque avrà ascoltato il capitolo 16 e ci avrà creduto e avrà capito l'importanza della durata della vita del Buddha, avrà capito che il Buddha è eterno, che il Buddha c'è sempre stato, che il Buddha è sempre accanto a noi, che avrà capito questa idea di Dio, raggiungerà degli enormi benefici. Non ritornerà mai indietro. Dice. Nel capitolo precedente, come ti ho detto, il Buddha ha rivelato la sua vita. La sua vita che non è limitata alla sua esistenza storica, no? In India, ma che la sua presenza, la sua attività salvifica sono senza inizio e senza fine. Questa è una delle rivelazioni, come ti dicevo, più profonde del Sutra del Loto. Il capitolo 17 spiega quale beneficio spirituale nasce quando una persona ascolta questa verità e l'accoglie, diciamo, con fede. No? Il punto centrale è che comprendere, anche solo, dice il Sutra in parte, la natura eterna del Buddha produce meriti immensi. Non si tratta tanto di accumulare meriti attraverso pratiche esteriori, quanto di capire il cuore e la mente, cioè aprire il cuore e la mente a una comprensione molto più vasta. Molti buddisti dicono, beh, io sono buddista e non credo in Dio. E sei un po' un cioccolatino, perché se sei un credente del Sutra del Loto, il capitolo 16 del Sutra del Loto dice, no, guarda, Dio c'è. E come se c'è? Quindi è molto importante che tu cambi. E nel capitolo 17 dice proprio, se tu riesci a capire questo, avrai molti
e grandi benefici. Il linguaggio buddista, no? Nel linguaggio buddista, il merito, come potremmo dire, non è una ricompensa data dall'esterno, no? È la trasformazione interiore che avviene quando una persona si avvicina alla verità. E questa verità, verità della durata della vita del Buddha, ti cambia veramente dentro di te. Ti cambia veramente perché dici, ecco di cosa avevo bisogno. I meriti inescritti del capitolo sono crescita della saggezza, diminuzione della paura e dell'attaccamento, maggiore ovviamente comprensione, avanzamento sul cammino verso l'illuminazione. Il capitolo insiste sul fatto che persino una fede sincera e iniziale ha un valore enorme. La fede qui non significa credere ciecamente, ma ascoltare l'insegnamento, accoglierlo con apertura mentale, no? Che molti non hanno ovviamente, lasciarsi trasformare quindi da esso. Meditateci sulla durata della vita del Buddha, ma meditateci se volete essere credenti nel Sutta del Loto. La comprensione può essere ancora incompleta, ma il semplice orientamento del cuore verso il Dharma è già nel Sutta del Loto considerato prezioso. A livello più profondo, il Buddha eterno rappresenta la verità ultima, sempre presente, la sacra origine di ogni cosa, sempre accanto a noi, la natura illuminata che esiste potenzialmente in tutti gli esseri. Il fatto che l'illuminazione non è qualcosa di lontano nel tempo, ma una realtà sempre accessibile. Possiamo costantemente comunicare con il Buddha. In una frase, il capitolo 17 insegna che accogliere con fede e comprensione la rivelazione del Buddha eterno trasforma profondamente la vita spirituale e conduce verso l'illuminazione anche quando la comprensione è ancora all'inizio. Questo è il centro del capitolo 17, che come ti dicevo, il capitolo 17, io quando ho letto, io ho capito, perché subito non l'ho capito, e il capitolo 16, ho capito il capitolo 17 quando dice chi riuscirà a credere nella durata della vita del Buddha, cioè che esiste il Buddha eterno, ma Buddha eterno è un altro nome per chiamare Dio, no? Chiunque farà sua questa convinzione e vivrà con questa convinzione, dice avrà enormi meriti, enormi benefici, no? Cioè si trasformerà, diventerà una persona diversa, una persona migliore, si rapporterà in maniera diversa con le persone conoscendo questo. Ecco, il capitolo 16 dice proprio questo. Pace e illuminazione, ti ricordo ancora una volta di iscriverti al canale della Myokai e di comunicare i video. Ciao a tutti, pace e illuminazione.